ho iniziato a amare il vino perché ho lavorato in cantina comunale di Lamorra. Io per fare i crediti scolastici, quindi per guadagnare un po' di soldi durante il liceo, io andavo a lavorare in questa cantina comunale. Il presidente era Comasso, ma le risate che non ci siamo fatti, cioè. E allora ci siamo proprio tanto voluti bene, no? E lui è stato, e mi ricorderà per tutta la vita. Mi fa l'annata 2000 di Barolo. E lui non ha voluto, alla fine non l'ha messa in vendita. Lui aveva questa vasca di cemento 10 cm dalla cima, quindi scolma, coperta di olio di vasellina. E il giorno mi fa: "Ma Nicola, vieni con me", in piemontese chiaramente, "vieni con me, vieni a assaggiarla". Mette il ladro dentro sta vasca di cemento pieno di olio, me lo versa un vino della Madonna, stratosferico. Mi fa: "Però è leggero, però è chiaro". E tu, che cazzo? Dallo a me, lo compro io, lo rivendo. Alla fine tanto non c'è stato verso, l'ha venduto sfuso perché non gli piaceva. Però questo è il genio. Era Yas, cioè Renault, no, Alemano un po' più geeky, ma cioè sono quelli Miani, no? Non so, Pontoni, no? Cioè è una roba. È una roba che poi un po' più giovane è Rinaldi. Cioè la cosa bella di Rinaldi è una sola, che lui non parlava mai di vino. No, è vero, è vero. E quindi lui aveva un'idea agnostica del vino, cioè laica. Lui non faceva il vino per dimostrare al suo vicino che era più buono. Lui lo faceva perché con i soldi poteva comprarsi una lambretta, poteva parlare di politica, poteva parlare. Minchia, quando sei così, tu dormi tranquillo. Se tu invece, cazzo, pensa tu sei uno chef che hai la 3 stelle Michelin, ma non ti basta. Vuoi diventare numero 1 della San Pellegrino e poi magari ti dicono che sei il numero 4 e l'anno dopo sei il numero 3 e poi dopo il numero 7. Cazzo, ti spari un colpo, no? Mica invece tu sei tranquillo, il prezzo è giusto. Cioè Rinaldi 37 euro franco cantina, poteva vendere a 530 e nessuno avrebbe detto niente, no? E questa è la cosa bella del vino, no? Invece quando diventa una roba per cui 4 milioni di euro a ettaro, per cui, cioè, noi non paghiamo tasse, Alessandro, noi non paghiamo tasse. Cioè, non pagare tasse se io facevo l'esempio ieri sera, se io sono Giorgio Armani, soprattutto rispetto a Giorgio Armani, e non so dove cazzo mettere i miei soldi, ma minchia, io compro della terra, non pago tasse, faccio vino, fa figo. O della rendita e ce l'ho per sempre, o della terra nelle rocche dell'Annunziata. Quanto mi è costato? 6 milioni di euro, tanto io ne ho 100. Per mettere 6 milioni di euro a comparazioni di Apple, che cazzo me ne frega? Compro questo e non pago tasse. Allora capisci che è un problema grosso il prezzo oggi della terra, la speculazione nel mondo del Barolo. E tutti sono contenti di. Queste qua sono le nostre rocche. Adesso ieri abbiamo sfalciato con le forbici e adesso vi faccio vedere. Le rocche non le cimiamo, noi le avvolgiamo. Questo è Bartolo Mascarello e io ho copiato da loro. Perché comunque uno deve copiare da chi è più bravo, no? Quindi io mi sono sempre chiesto perché cazzo loro non cimano, perché non tagliano la cima dei. Poi vai in Borgogna, vedi la Lubis Leroy e dici cazzo, ma allora ci sarà un motivo per cui tutti i vini che. E poi allora ti chiedi e tu provi un anno e dici cazzo, ho vendemmiato 5 giorni, una settimana dopo, e poi l'anno dopo ho vendemmiato 10 giorni dopo. Ah cazzo, ma allora vuoi vedere che forse. E allora noi da quando noi adesso l'anno scorso Infatti si sono alzate le vigne ovunque qua, mi sembra, no? Ma non solo da. Cioè, dico. ma no, ma adesso tanti secondo me, ma perché non capito il punto. Adesso questo è il problema di quest'anno, vedi la bruciatura da sole, vedi? Noi cosa abbiamo cominciato a fare? Noi abbiamo cominciato a fare una bella scacchiatura, quindi durante la scacchiatura noi togliamo le prime 2 o 3 foglie basali, poi non sfogliamo più, qua non è sfogliato, no, abbiamo adesso tagliato con le forbici le punte che uscivano, vedi questa qua per esempio abbiamo tagliato, qui faceva ombra, adesso vedi da questa parte qua c'è pochissimo bruciato, se tu vedi da questa parte qua guarda, per qua è sud-ovest e di là è sud-est. Guarda quanto è bruciato. Capisci che allora tenere il pH basso in queste situazioni è molto complicato. Se io ogni volta taglio, continuo a cimare, è come tagliare la barba o come fare la ceretta. Se tu ti tagli col rasoio qua, poi escono dei peli duri, no? È la stessa cosa. Se io cimo, poi mi escono delle femminelle della Madonna che quindi assorbono tanta acqua, cioè fanno fotosintesi, allora poi si assorbe più potassio, allora il pH sale. Noi invece abbiamo visto che facendo così noi alla fine a 3,20 noi il pH sta basso, acidità, e ce lo beviamo a Barolo. 3,20 basso. In vendemmia chiaramente, cioè okay. l'uva. Poi, l'uva, poi no, scusa, esatto, l'uva, no, l'uva a 3,20 poi alla fine finisce più o meno, se noi rimaniamo sotto i 3,60 noi siamo contenti. Come pH dell'uva, scusa. Come pH del vino.
pH dell'uva 3,20, pH del vino fine malolattica, se noi siamo su 3,50 noi masturbazione, 3,60 contenti. E oggi un 3,70 sei stanco, nel mercato di oggi sei stanco. Tu oggi devi avere struttura in freschezza, non ti basta avere estrazione perché quelli sono vini da 100 punti, ma che ne bevi tanto così, poi tanto alla fine la gente non le beve. E quindi non lo so, io non sono un vino da 100, non lo so, io sono contento di fare vino ogni anno. Io penso che i miei stravini migliorino ed è una cosa bellissima. Il problema chiaramente è che io il primo anno, infatti sono cresciuto di 30 kg, tutti mi dicevano che dovevi fare meglio, minchia, comincia tu da zero, che non hai idea, cioè devi comprare il legno, massa di legno, e cazzo l'ho comprato nuovo. Adesso è vero che tutti ti dicono legno di secondo, terzo, quarto, settimo passaggio, minchia, ma ogni tanto un legno lo comprerai, perché sennò per diventare, no, oggi nessuno più compra il legno, no? Cazzo, io li ho dovuti comprare i primi anni, cazzo, sapevo un po' di legno, scusate ragazzi, però no, tanto, no, però nessuno tanto te lo perdonava, no? E dici, ma cazzo, sono appena nato, non è che sono conterno, cazzo, no, però tanto, quindi perché vedi, per esempio, perché io non... Belle larghe ste. Sì, impianto vecchio, però guarda, ecco, noi siamo biologici certificati. Quando si dice che il biologico deve costare di più, minchia, guarda che produzione. Boh, io non capisco perché debba costare di più, però questa è un'altra polemica che... Però vedi, guarda che bello, quando tu riesci a avere una terra comunque, adesso che da tanto che non piove, però vedi che è tutta bella disgregata, no? Quindi non è limo. Noi ogni anno facciamo sovescio di piselli, perché a me piacciono i piselli. Ci sono viti 61 che però, come vedi, sono abbastanza produttive, quindi penso che stiano bene, come vedi. Wow. E adesso noi faremo un po' di... quest'anno un anno da Green Harvest effettivamente, perché guarda che roba, cioè qua ce n'è veramente troppo. E niente, queste sono le bruciature dell'annata sulla foglia, vedi? E per quanto quest'anno è nata poco, veramente ci hanno cambiato le regole del biologico e il tempo ci ha dato ragione, nel senso che quest'anno siamo scesi, l'Unione Europea ha sceso a 4 kg a ettaro di rame per anno, che qua è bassissimo, cioè non ci puoi stare. Però per darci una mano il cielo quest'anno ci ha dato un'annata senza peronosporo, quindi noi siamo a 3,5, 3,4. Questo è il sovescio che abbiamo fatto di piselli. Non l'avevo neanche messo dentro perché abbiamo preferito, visto che faceva tanto caldo, ho preferito non aprire il terreno, ma semplicemente sfalciare e lasciarlo sopra, così da coprire il terreno. E quindi qua c'era un filare sì, un filare no, noi ogni anno facciamo piselli. Io non credo onestamente poi nel sovescio per dare minerali, io credo nel sovescio per fare gestione dell'acqua. Quindi se piove troppo il sovescio assorbe, se piove troppo poco io poi butto dentro e allora gli dà... Nel 17 a noi è salvato quello, per esempio, noi avevamo le viti che comunque continuavano ancora a lavorare, ma perché i piselli li abbiamo buttati dentro e gli dava della sostanza secondo noi. E io penso che negli anni 50 i Conterno, i Giacosa e Mascarello non sapevano neanche cosa fosse il magnesio, cosa fosse il potassio, cioè sì, però sapevano che un privato faceva del bel vino. Perché i monaci l'hanno sempre fatto, cioè comunque, e allora non è il problema di dare magnesio, dare potassio, cioè il punto è chiaro che uno fertilizza una volta ogni 5-6 anni, non è che deve fertilizzare, però guarda, alla fine questa è un'erba perfetta, hai pochissimi infestanti perché si autoregola. Io non sono per una cosa completamente wild, completamente selvaggia, però sono per una cosa del genere, per cui alla fine senti che vento, senti che fresco, a vendere a prezzi bassi, non sono bassi, perché parliamo di pecorino, non è basso, cioè sono prezzi che io reputo, io non ho bisogno di alzare i prezzi ogni anno. Quest'anno ho fatto un aumento del 3%, ma perché? Ma spiegami perché un Barolo che hai fatto 4 anni fa adesso aumenti di 3%, ma spiegami perché? Allora non stiamo qua a dirci puttanate, noi siamo dei privilegiati del Barolo e bisogna anche avere la possibilità, cioè cosa c'è di più bello che il tuo vino sia su una lavagna messo a bicchiere?